Per la serie Podcast impossibili da registrare, oggi ti parlo dentro un microfonino anni 70 di una vecchia videocamera Super 8. Non so se conosci la mia passione per macchine fotografiche e videocamere vintage. Bene, l'ultima videocamera che ho comprato, una Canon, dentro la valigetta aveva tutta una serie di accessori, tra cui anche questo microfonino qui dal quale ti sto parlando. È un microfonino, per fortuna col cavo TRS, quindi col mini jack per capirci, e quindi l'ho subito attaccato per vedere se funzionava al Rodecaster e funziona. E infatti ti sto parlando da questo. Siccome questo microfonino per funzionare ha bisogno non della 48 volt ma della 5 volt, l'ho attaccato al Rode VLX qualcosa, adesso te lo metto in sovraimpressione. E sta entrando nel Rodecaster. In questo momento il gain è a 35 e non c'è nessun effetto applicato, quindi il suono che stai sentendo è il suono che entra direttamente nel Rodecaster. Ho applicato, come puoi vedere, questo antipop perché effettivamente il microfonino non è schermato in nessun modo, quindi non c'è nessuna spugna esterna, e ho cercato di metterlo fuori asse in modo tale da evitare che le P e le B potessero entrare in maniera prepotente dentro questo microfono. Sono molto contento che questo microfono funzioni perché, sai, compri una videocamera dagli anni 70, è vero che non la userò mai e quindi non saprò se funziona o meno, però il microfonino che c'era nella confezione funziona e quindi sono veramente contento. Perché ti sto registrando questo video oggi utilizzando questo microfono? Lo sto facendo per dimostrarti ancora una volta, ma l'ho già fatto in tanti video e continuerò a farlo, per dimostrarti come non importa la strumentazione che stai utilizzando, se sai come parlare nel microfono, se hai cose interessanti da dire, le persone ti ascolteranno lo stesso. Non devi avere il microfono da 3.000 euro o chissà quale attrezzatura pazzesca, ti basta semplicemente avere un microfono che suona decentemente, una buona tecnica microfonica e un ambiente all'interno del quale stai registrando che sia, un minimo trattato acusticamente. Ecco, credo che se tu stai ascoltando questo video e il suono tutto sommato è gradevole, ecco, questa ancora una volta la conferma che con un microfonino di videocamera degli anni 70 è possibile registrare un qualcosa che si senta bene. Questo video è un video molto breve, ma semplicemente ci tenevo a raccontarti questa storia perché sono veramente contento di questo microfonino. Ovviamente lo rimetterò accanto alla telecamera, non lo userò mai più, però insomma è bello sapere che un microfonino dagli anni 70 funziona e che suona in maniera decente, ok? Quindi niente, volevo soltanto raccontarti questo e invitarti ancora una volta a non spendere troppi soldi per comprare la tua attrezzatura, perché l'importante è registrare in uno studio, in una sala, in una stanza che sia acusticamente trattata. Quello è l'investimento principale che devi fare. Tutto il resto puoi spendere veramente poco e otterrai un suono veramente buono. Che ne pensi di questo suono? Stai sentendo con le cuffiette? Cosa ne pensi? Beh, certo, sicuramente non è un suono definito, non è un suono dettagliato, non è un suono ricco, non è un suono corposo, ovviamente. Questo lo sappiamo, è un microfonino piccolissimo, ci avrà una capsula microscopica, quindi non possiamo aspettarci niente. Però
però suonicchia, però si può fare anche questo, ok? Quindi fammi sapere nei commenti se come trovi quest'audio e niente, noi ci sentiamo poi settimana prossima per un nuovo video. Ciao!